Forse ho osato troppo come prima giornata. Tra l'adrenalina di pedalare, la paura di non arrivare in tempo nell'unico campeggio aperto e la voglia di vedere tutte le viste, ho fatto 85 km su una strada per niente piana e sotto il sole. E sono solo all'inizio. I chilometri della Grecian Road che costeggia l'oceano nel sud dell'Australia sono in tutto 300. Inizio a capire perché l'ho trovata in un libro di imprese epiche e non di passeggiate domenicali. La parte che mi aspetta domani è quella che mi spaventa di più. 68 km e più della metà sono in salita. Ho le gambe a pezzi. Non sono una ciclista esperta di montagna, anzi, a dirla tutta, non sono neanche una vera ciclista. Poi il segnale telefonico è scarso in queste zone e c'è poca gente in giro a causa del lockdown. Una voce dentro di me rimbalza tra il non metterti in pericolo e il non avere paura. E quando mi sveglio la mattina dopo si ferma su una scelta che mi sembra da perdente. Ma a distanza di tempo la chiamerei buonsenso. Rimango un giorno in più in questo campeggio, mi riposo e affronto la montagna domani. Problema: sono a corto di cibo, perché avrei dovuto raggiungere un supermercato ogni giorno, ma ora è saltato tutto. Vedo una coppia che si sta preparando ad andare via, con un camioncino. Potrei mettere la bici nel cassone e farmi dare un passaggio fino all'altro lato della montagna. Sento i miei piedi che si muovono verso di loro, ma rimango lì. Mi passano davanti, escono dal campeggio e con loro anche il mio piano sicuro. Vado a passeggiare verso il mare qualche ora dopo e trovo un furgoncino che fa caffè e panini. Aperto solo sabato e domenica, c'è scritto sull'insegna. E quel 20 febbraio è proprio un sabato. Vivere dall'altra parte del mondo vuol dire anche questo. Mentre tutte le persone emotivamente più vicine a te hanno un pensiero comune, tu stai vivendo una situazione totalmente diversa. Non esiste videochiamata o messaggio accurato abbastanza da farti calare nei panni di qualcuno nell'emisfero opposto. C'è una piccola che dorme in uno schermo e c'è una montagna che mi fa paura, che mi si staglia davanti. I miei pensieri sono qui. Mettersi nella situazione di cambiare prospettiva significa che qualcosa che hai sempre visto in un modo diventa totalmente qualcos'altro. Spingere un po' di più il piede sull'acceleratore perché la strada si inclina è un movimento automatico. La vista della salita, richiamare le forze dentro di sé, vederla avvicinarsi metro per metro, chiedersi quanto durerà, se il fiato basterà e se le gambe accompagneranno, richiede che tu sia qui, presente, non da qualche altra parte in sovrappensiero. Testa e corpo sono allineati e in armonia verso uno stesso obiettivo. È un istinto, una modalità in cui non entri se non è davvero richiesto, se al contrario c'è un cuscinetto di comfort su cui la testa può appoggiarsi. Non c'è un piano B qui, ci siamo io e te, Silvia. Alcune sono lunghe, altre sono talmente ripide che la bici non si muove più. E allora scendo a spingerla. Sto arrivando adesso. Adesso che bello, la foresta. Perché non lo stai piano? O in salita o in discesa. Piano. L'aria fresca e il verde frizzante che mi circonda sono un vero spettacolo. E forse è il paesaggio simile o la combo tra sforzo fisico e solitudine in mezzo alla natura che fa riemergere una voce che non sento da 3 anni. Ogni passo in più che fai è la cosa giusta da fare. Ogni passo in più che fai è la cosa giusta da fare. Ogni passo in più che fai è la cosa giusta da fare. Ogni passo in più che fai. Tendine da kill. Sinistro. Ogni passo in più che fai è la cosa giusta. Ogni metro in più che fai è la cosa giusta da fare. Ogni metro in più che fai è la cosa giusta da fare. Ogni metro in più che fai. Audio.com. Audio.com. Arrivo in cima. Arrivo in cima. Audio.com.
60 km. È stata veramente una bella giornata. Le salite cazzo le salite. Non sono abituato, però l'ho fatta. Non so manco io poi. Ci riprovo. It's the climb. It's the climb. Sto andando ad Apollo Bay di là, e ieri sono arrivata da qua. Bici. Le gambe le ho perse ieri, ma siamo ancora qui. Siamo ancora qui. Unbelievable. Mi sveglio sapendo che i chilometri di oggi mi riporteranno sull'oceano. E già questo basta per convincere le gambe e il culo a tornare in sella. Facciamo che non fa troppo caldo oggi, Ok. Arriva un momento in cui me ne accorgo che la strada lì è proprio come quell'immagine del libro. Spettacolo. Di salite ce ne sono ancora tante, anche se Google sembra ignorarlo. Ce l'ho. E forse è meglio così. Quello che vedo ora non si capiva da nessuna foto online. Le forme tondeggianti dell'asfalto, che si insinua prepotente e si contorce tra le rocce, prendendosi una parte di esse e di quello spettacolo che solo a loro era concesso vedere. L'oceano che vive, che respira, che esiste al di là di tutto. E succede qualcosa questo terzo giorno, che è il regalo più grande che ho ottenuto da questa avventura. È una goccia che dura qualche istante, l'essenza di tutto, la risposta a tutte le domande e l'assenza di ogni domanda. Lo strato più profondo sotto al quale non c'è altro. Ultimi 60 km e poi ci siamo. Guarda che posti! Vedo la strada che sale, deve salire, guarda. Arrivo a Torchi. 300 km. Ce l'ho fatta. Torno in ostello. Sono passati solo 4 giorni. Le macchine sono ancora parcheggiate lì, nel frigo ci sono le stesse buste, sui divani le stesse persone. Rimetto la bici nello stesso posto dove l'avevo preparata. Ci fissiamo come qualche giorno prima. Solo io e te sapremo davvero cosa è successo sulla Grecia.